Prima abbiamo citato la puntata di Voyager Storia dedicata all'armatura dell'eroe. E diamo anche questa nota di colore perché proprio in occasione dell'anteprima mondiale e della messa in mostra di questa armatura, nello studio, e tu eri presente Livio, c'era una persona che non poteva vedere e quindi mentre tutti coloro che appartenevano al pubblico potevano ammirare la bellezza di questa armatura incredibile, bene, quel signore non lo poteva fare perché appunto non vedeva e allora è stata data un'autorizzazione particolare, sono stati utilizzati dei guanti, l'armatura è stata avvicinata a questa persona e la persona nel totale silenzio è stata in grado di percepire tutti i minimi particolari di questa armatura. Immagino che sia stato veramente un momento molto emozionante. Tu, Livio, conosci personalmente Roberto Giacobbo e io ti vorrei chiedere com'è che lo hai conosciuto e com'è che poi nel corso del tempo avete sviluppato la vostra collaborazione. Guarda, intanto hai fatto bene a citare questo episodio perché era stato Roberto che vedeva questa persona che era desiderosa. Ecco, Roberto, io lo chiamo Roberto perché ci si conosce da tanti anni, siamo molto amici, è una delle persone più sensibili che ci sia, perché non è detto che un conduttore televisivo appunto faccia quello che fa Roberto Giacobbo. Lui ama il suo pubblico e lo tiene in grandissima considerazione. È stata per questa persona una cosa straordinaria poter toccare, perché la loro memoria è nelle mani. Loro vedono con le mani e quindi per lui è stata un'esperienza straordinaria. Ecco. E probabilmente le mani di quella persona hanno memorizzato più di quello che noi memorizziamo vedendo con i nostri occhi. Ecco. Quindi l'amicizia con Roberto è nata perché lo invitai ad un evento all'Università di Ferrara, poi ci siamo resi conto che parlavamo lo stesso linguaggio, sostanzialmente. Nel senso che appunto non è uno che si ferma alle cose così come sono, cerca di andare al di là delle cose e con questo si attira anche delle critiche perché appunto ci sono quelli che credono di essere più rigorosi, hanno tante certezze. Io ho sempre diffidato delle persone che hanno tante certezze, ecco, perché altrimenti Galileo, vi ricordate Galileo? Tutte le grandi scoperte hanno fatto fatica a trovare persone che ascoltassero. Schliemann, che faceva il commerciante, si era arricchito e aveva l'idea di scoprire Troia, lo prendevano tutti in giro, perché dico, questo è scemo, ha letto i poemi omerici, vuole andare a cercare un sito archeologico. Quindi ci accomuna questo, che non ci accontentiamo delle cose che ci raccontano gli altri, ma vogliamo vedere se effettivamente sono così oppure no. E non sappiamo, ci sono delle cose che non tornano. Ecco. Cioè, non sono uno studioso serio, evidentemente, perché insomma i miei studi lo dimostrano, però ci sono degli oggetti, tra virgolette, fuori dal tempo, che non tornano. Non è che tutto torna come molti ci raccontano, non è che tutto torna. Oppure se torna ci fa pensare straordinariamente. No? Io ho visto ieri, l'altro ieri purtroppo, avete visto cosa è successo nelle Marche. Una foto straordinaria. C'era un ponte romano che era rimasto in piedi e un ponte più recente di qualche decennio fa che era crollato. Come è spiegabile questo che abbiamo una tecnologia superiore? Come spieghiamo chi ha fatto le piramidi? Ma perché avevano una tecnologia evoluta per quel tempo. I romani riuscivano a costruire ponti di 1,5 chilometri, come quello appunto in Romania di Drobeta che servì a Traiano, in 1 anno e mezzo, cosa che io ho provato a chiedere alle moderne imprese di costruzione, fanno fatica, non riescono, a parte la Cina che è un caso a sé stante, perché in Cina, paese nel quale sono stato ormai diverse volte, riescono a costruire un grattacielo in 3 mesi. Sono organizzati come erano organizzati gli antichi romani. Quindi ci accomuna questo, che vogliamo anche cercare altre risposte oltre quelle ufficiali. Ecco, perché
vi ho raccontato di Caligola, avrei potuto anch'io accontentarmi e dire era un folle. Ho cercato di capire perché era un folle, perché è diventato folle, perché non è che una cosa nasce così all'improvviso. E quindi questa amicizia poi si è consolidata nel tempo, abbiamo anche collaborato su diversi progetti, ha insegnato anche all'Università di Ferrara, è venuto in tantissime occasioni. Abbiamo fatto una bella lezione insieme, ricordo, alla Sorbona, all'Università di Parigi, ecco, che è stato poi tra l'altro un invito fatto a Roberto Giacobbo, è stato a quel tempo era l'unico che avevano invitato, perché la Sorbona è un ambiente molto conservatore, a parlare di come comunicare l'antichità. Ecco. La televisione, oppure quello che vedete nei video, non è la realtà. La televisione, se siete stati in uno studio televisivo, è la nostra percezione della realtà, ma non è così. Ecco, chi la fa si rende conto che è tutto costruito appunto per cercare di creare uno spettacolo, ma è tutto costruito. Di conseguenza mi fa piacere vedere le persone che si fanno delle domande e cercano di dare delle risposte. In alcuni casi non c'è risposta, però cercano di darsi delle risposte, motivo per cui, ad esempio, ho sviluppato questa amicizia con Roberto, ma sono anche amico di tanti altri, di tutti gli altri con cui ho sempre collaborato e con cui mi sono sempre trovato in piena sintonia, insomma.